Le giornate si stanno allungando e la temperatura si sta decisamente alzando, quindi è arrivato il momento di fare una bella maglietta in cotone per i nostri peluche. Clotilde è la modella d'eccezione del video di oggi. Si è lasciata vestire, si è lasciata fare 200 esperimenti, poverina, ma finalmente ha guadagnato la sua maglietta e la sua gonnellina. Lei ha un progetto speciale che è ancora sotto segreto, ma probabilmente partirà presto e andrà dalla sua nuova padrona, quindi partirà con la sua valigia. Noi oggi vedremo come farle il golfino, ma in altri video abbiamo già visto come fare la borsina e lei avrà la sua borsina con dentro il suo peluche speciale, perché le brave coniglie che affrontano un viaggio lungo hanno bisogno di un po' di compagnia, e avrà al suo interno anche una bella sciarpa, perché comunque la primavera non è ancora così inoltrata e se dovesse far freddo serve anche qualcosa per tenersi al caldo. Sciarpa e borsa le abbiamo già studiate. Oggi vediamo come fare il golfino. Ma adesso facciamo un salto indietro nel tempo. Voi Clotilde l'avete appena vista finita, io in realtà ancora non lo so come sarà quando sarà finita e cominciamo il lavoro. Cominciamo il lavoro con un po' di ragionamento, perché 2/3 di un buon progetto è tutto il ragionamento che ci sta alla base. Io ho usato come idea di base un modello, io scarico sempre quelli della Garn Studio, mi trovo bene con Drop Design. Vale la regola che qualunque modello va bene. Lavoreremo top down, quindi partiremo dall'alto, lavoreremo in tondo e scenderemo verso il basso. Perché io parto da un modello vero? Perché un po' mi aiuta a distribuire i punti nel modo corretto. Cosa faccio per non fare troppa fatica, per adattare i punti al mio progetto che è veramente piccolino? Scelgo dei modelli di filati molto 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 spessi e cerco di andare a ragionare su qual è la taglia che potrebbe funzionare meglio per il mio lavoro. Eh, quelli che ho qua davanti sono gli esempi che dimostrano che al primo colpo non è detto che funzioni. Diciamo che questo è un lavoro che viene bene se ne fate un po'. Io generalmente a volte vesto il singolo pupazzo, in questo caso sono partita dall'idea di vestire lei e ho cominciato a realizzare golfini. Diversamente, se ho un momento in cui ho voglia di fare golfini per i pupazzi, li faccio a prescindere, li tengo lì e poi a un certo punto verranno buoni. Ho un armadio, letteralmente proprio l'armadio dei pupazzi, che è pieno di vestiti, in questo caso sia di vestiti già abbinati gonna e golfino, sia di vestitini che aspettano solo di essere abbinati a un orsetto. Adesso ne prendo qualcuno solo per dirvi che cosa succederà anche magari in altre lezioni. Adesso li cerco. Cominciamo a ragionare, però ecco appunto ci sono 5 minuti di chiacchiera. Poi prendiamo in mano i ferri, ma prima voglio farvi capire come arrivo a capire quanti punti mettere e come svilupparli poi nel lavoro. Allora, stavo cercando di farvi vedere delle cose. Non stavo proprio solo perdendo tempo, dai. Allora, quelli che faremo oggi lo vediamo dopo. Qui ho degli altri esempi di cose che si possono fare. A questo vorrei arrivarci, spero di arrivarci dopo avervi mostrato i ferri, il gioco di ferri, perché le maniche non ce n'è, vanno fatte col gioco di ferri e mi piacerebbe anche, in realtà, quindi potrebbe essere più questo, farvi vedere la versione aperta del golfino. Niente di terribile, c'è solo un po' più di lavoro. Già vedrete che oggi alzeremo un po' l'asticella sulla difficoltà del lavoro che andiamo a fare. Nel lavoro di oggi sostanzialmente ripassiamo tutte cose che abbiamo già visto nelle lezioni, ma non è facilissimo. Ci sono solo cose di base, ma non è un lavoro di base. Non è un lavoro di base perché lavoreremo in tondo con gli aumenti lavorati e qua durante il video sugli aumenti non riuscivo a spiegarvelo nel modo giusto. In questo lo vedremo, come si lavorano affinché il disegno rimanga rispettato bene, perché gli aumenti, non c'è niente da fare, creano un disegno nella nostra trama. Ho cercato la mantella che avevo con un altro tipo di lavorazione, quando poi sarà il momento lo riprenderemo in mano per vedere l'effetto che fa il punto dell'aumento non lavorato ritorto e il punto dell'aumento lavorato ritorto, ma questo poi lo riprendo in mano durante il video. Qual è il problema?
che non esiste una taglia per peluche. Io ho scrupolosamente misurato il girovita della mia povera coniglietta che si è prestata senza troppi malumori. Ho calcolato per il primo, questo era il primo, ok. Per il primo golfino ho calcolato quanti punti c'erano in 20 centimetri, quanti centimetri avevo bisogno per il mio girovita, quale modello, quale taglia del modello che avevo selezionato arrivava potenzialmente a quel numero di punti. Ovviamente non ci siamo andati neanche vicino, questo è piccolissimo. Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo e comincia finalmente ad avvicinarsi alla taglia corretta. Quello che faremo oggi avrà ancora qualche altra modifica. Il primo ho rispettato i punti del collo perché fa fare le raglan, fa cadere bene le raglan sul lavoro, sul punto a dritto della costa di avvio. Mi è piaciuto molto. Nel secondo ho fatto di testa mia perché io possiedo tutti gli appunti dei vecchi Golf, quindi mi ero creata tutto uno schema di aumenti per i punti in base alla taglia che volevo riprodurre a parità di filo. È sempre tutto questo equilibrio che lo stesso numero di punti lavorati con un filo fine e con un filo grosso, l'avvio è sempre 40 punti e 40 punti metterò su io quest'oggi. Questo è grosso così, questo è grosso tanto di più. Questo era un ferro 3,5, questo è un ferro 4 pieno, che poteva essere anche un 4,5, ma non ce l'avevo corto. Quindi, vabbè, questi semplicemente aspetteranno altri peluche. Quindi ragioneremo su come più che altro suddividere i punti. Io in realtà poi ho preso il modello del Golf vero solo a guida, non rispetteremo i punti che dicono loro, non rispetteremo la quantità di aumenti, non rispetteremo tante cose, ma a me serviva per farmi un po' mente locale. Uno dei grossi problemi è che le persone hanno una proporzione fra testa e collo. I peluche una completamente diversa. Questo peluche ha una testa veramente gigante e quindi il collo deve tener conto anche di quello. Allora, nel secondo golfino ho creato l'asola e il bottone, che è bellissimo, ma questo peluche ha un progetto che è quello di andare da una bambina piuttosto piccola e io sono un po' ossessionata dalle cose che si possono staccare, soprattutto una bambina molto piccola magari fa fatica a allacciare, slacciare il bottone, può essere solo che faccia venire più nervoso che piacere questo tipo di golfino. Però è una soluzione per allargare leggermente lo scollo e mantenere comunque una forma di golf che voi avete in testa. Questo è stato l'ultimo esperimento che ho portato avanti prima di decidermi a realizzare quello giusto. È quasi giusto, in realtà ridurrò un pochettino i punti nello spazio delle maniche e magari aumenterò di una riga perché c'è un po' la pancina fuori. No, non va bene, però ecco, questo dovrebbe essere il risultato che otterremo. Perché una maglietta a maniche corte? Perché ci permetterà di lavorare senza dover riprendere i punti. Quando arriveremo a questa misura, che praticamente creerà questo disegno, chiuderemo i punti delle maniche e riprenderemo i punti che fanno il corpicino. Se invece lavoriamo un golfino con le maniche, i punti delle maniche non vengono chiusi, vengono messi in sospeso, poi caricati in questo caso sul gioco di ferri, sui 5 ferretti piccolini, perché la circonferenza qua non ce n'è, non si riesce ad avere la misura di ferro e la misura di cavetto per poter fare un tubolare così minuto. Però il gioco di ferri, via, offre delle belle difficoltà, quindi ci arriviamo con calma, non abbiamo fretta. Tanto andiamo verso l'estate, adesso concentriamoci sulle magliette. Con l'autunno ne faremo, secondo me, uno così con la treccia, dovrei averne uno, ecco, potrebbe essere un modello tipo questo, lo faremo in autunno e così intanto ci eserciteremo anche con le trecce, ma non corriamo troppo. Io ho scelto di lavorare con del cotone, è un cotone piuttosto grosso, andrebbe lavorato con i ferri dal 4 al 5. Io ho la mano molto larga, quindi comunque non potrei lavorarlo con più di un 4,5. È un orsino, se anche un po' rigido se ne farà una ragione, onestamente non si lamenterà troppo. Quindi lo lavoro col 4, perché? Perché per il collo ho bisogno di lavorare con i ferretti più corti che ho. Questi della DMC non ho un rapporto in questo momento cioè continuo a preferire i miei della Knit Pro di legno.
se posso, ma questi partono da 40 centimetri. Questi riusciremo ad usarli da questo punto circa in poi. Prima no, prima servono questi che sono 25 centimetri, perché 15 di cavetto, 5,5 di punte. La cosa più corta che possiedo. Dureranno poco, non sono praticissimi, però si riescono ad usare. Ed ecco, questi arrivano al massimo fino al 4, quindi ho dovuto fare di necessità virtù e lavoro al massimo col 4, niente di che. Non faremo l'allacciatura, sono arrivata ad un collo abbastanza largo. Vi darò 2 o 3 indicazioni che vanno anche un po' ad arricchire le lezioni che abbiamo già fatto, perché ci sono delle cose che nel frattempo ho scoperto su come lavoro io e adesso condivido con voi. Basta, ho parlato abbastanza, cominciamo a sferruzzare. Avremo bisogno di un filato a nostra scelta, un peluche a nostra scelta. Potete decidere di fare esattamente quello che dico io e otterrete un golfino con il quale poi dovrete cercare il peluche giusto. Se avete un peluche che volete vestire, dovete cercare di ragionare correttamente, però il primo diciamo che vi conviene provare a farne uno e poi, come ho fatto io, aggiustare. Magari potete aumentare o diminuire un po' i punti o aumentare o diminuire lo spessore del filato. Ci servirà un filato, 2 misure di ferro circolare, quindi questa che è un 25 e questa che è un 40. Tutto sul 25 è faticoso. Se prendete questa serie, questa ha di buono che potete cambiare il cavetto a queste punte, mettere un cavetto da 20 cm, diventa 30 in tutto, potrebbe già portarvi alla fine del progetto. Ci serviranno 4 marcapunti. In questo caso vanno benissimo anche le chioccionine. Io cerco di usare sempre le cose più sottili possibili per evitare di segnare troppo il punto, e un marcagiro. Io, lo sapete, preferisco un anellino di filo che non qualcosa che abbia uno spessore reale, perché dopo tendo a vedere il segno. Basta, il peluche di riferimento tanto di guadagnato, e cominciamo caricando i punti. So che devo caricare 40 punti per il mio lavoro. Vi ho fatto vedere tanti metodi, ve ne ho fatto vedere uno che è il più complicato, che si lavora a 2 mani. In realtà chi ha imparato dalla mamma o dalla nonna è quello che di solito si impara. In quel caso la mia difficoltà è capire quanta codina lasciare oltre per caricare i punti. Questo filato, un punto è circa 2 centimetri, poi con l'esperienza vi verrà. Io devo caricare 40 punti, quindi circa 80 centimetri. Io vado a spanne, 15, 30, 45, 70, ancora un po', meglio buttarne via un pezzettino che dover rifare tutte le volte il lavoro. Non vi dico niente perché l'abbiamo già visto nel video, caricate i punti come volete. 40 punti. 40 punti, potevo essere un po' più generosa, cioè, tecnicamente la quantità perfetta di filo, ma è stata solo fortuna. Un nodino, ma proprio solo uno, giusto per evitare che il primo punto si lasci troppo andare. Adesso, se avessimo più punti e questo facesse già tutta la lunghezza del ferro, potrei continuare a lavorare direttamente in cerchio, visto che in questo caso col prossimo giro si lasceranno un po' andare e arriveranno, ma per ora sono molto, lo vedete, sono molto compatti. Io il primo giro non lo lavoro in cerchio, lo lavoro normale, quindi torno indietro lavorando a dritto, e qua mi sono resa conto, perché io tante volte appunto non li carico in questo modo i punti. Normalmente prenderemo il punto da questa parte, ma per come li carico, non so se sono io che li carico con una torsione strana o se è questo sistema che porta a fare questa cosa. Se li lavoro così, li arrotolo, gli do una mezza torsione e questo li tira ancora di più. Io invece ho bisogno di ammorbidire un po' il mio primo giro, ho la mano un po' troppo tirata. Quindi mi sono resa conto che se li prendo nella parte dietro del punto, il punto dopo rimane bello, già bello, una bella maglia rasata. Ve lo dico come informazione, nel senso che anche per me è stata un po' una scoperta. Magari sono io che carico con un movimento strano i punti e a voi non succede. Magari invece, appunto, ribadisco, questo sarebbe il modo giusto e io l'ho scoperto alla veneranda età di 48 anni, ma non è mai troppo tardi per imparare qualcosa. Chi fra di voi mi segue perché è una buona magliaia, un'ottima magliaia, una magliaia esperta, ma voleva approcciare i ferri circolari e mi vede fare delle cappellate, me lo dica. In questo settore io pasticcio davvero tanto.
per me la maglia è una cosa che faccio a intuito più che da scuola. Difatti poi devo fare un sacco di esperimenti per arrivare al progetto che voglio io, non è che è sempre chiaro nella mia testa, però se si impara tutti è anche meglio. Il primo giro lo si lavora tutto a maglia rasata. Dal secondo giro, no, un nodo. Oh, che noia. Un'altra volta vi faccio vedere come si tolgono i nodi, adesso scusatemi, riparto da qua, lo taglio via e rifaccio, non mi va di avere il filo del nodo così vicino all'avvio. Ci rivediamo fra 2 minuti. Nel frattempo ho praticamente finito il primo giro. Alla fine del primo giro i punti si dovrebbero essere rilassati abbastanza. Si può usare, mi dicono, non lo faccio mai, un ferro un po' più grande per caricare i punti, per compensare eventualmente il fatto che siano troppo stretti. In realtà voi non vedete il mio primissimo esperimento, che aveva tutti gli errori possibili e immaginabili, a partire da un bordo troppo molle. Avevo caricato i punti, come vi avevo detto che ultimamente mi trovo meglio a fare, ed erano venuti mollissimi ed era proprio slabbrato. No, quello è stato disfatto. Di solito li tengo, quello è stato proprio disfatto. Allora, ho finito il mio giro il mio ferro a dritto, i punti arrivano un po' stiracchiati, ma quello è normale, a fare tutta la lunghezza del mio ferrettino. È il momento di lavorare in tondo. Per lavorare in tondo inserisco il mio marcagiro e comincio a lavorare il prossimo ferro a coste. Dovrò fare 2 ferri a coste, un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio. Di nuovo, queste cose non sono cose che sto a farvi vedere. Gli aumenti inizieremo a farli subito dopo, dal terzo giro, cioè non è dal terzo giro, dal giro successivo ai 2 giri a coste, metteremo i marcapunti e cominceremo già a fare gli aumenti. Lì vi terrò ferme di nuovo 1 minuto per spiegarvi la logica di dove mettere i miei marcapunti, perché ovviamente io vi lascio il modello in descrizione e quindi voi potete usarlo e usare quella logica di ricerca per appoggiarvi a un modello che non sia la mia chiacchiera. Ma io, tra l'altro, in realtà io farò una prova, quindi ve lo dico alla fine se funziona oppure no. Già questo è un rapporto modificato fra maniche e davanti e dietro del golf, perché c'è poco da fare, un peluche ha le zampine strettine e il petto magari molto largo, un peluche non ha le proporzioni di una persona, quindi ci sta dover modificare delle istruzioni che sono fatte invece per essere gradevoli su una persona vera. Al primo fate quello che c'è scritto sul modello, ben venga, tanto da qualche parte bisogna partire. Però appunto arriviamo in fondo ai 2 giri di coste uno a uno e vediamo come mettere i marcapunti. Mi fermo prima dell'ultimo punto così il marcapunti non mi scappa via. Allora, abbiamo fatto i nostri 2 giri a coste, il bordo poi si assesterà e un pochettino si lascerà andare, un pochino purtroppo, non è che se è stretto 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 dovete valutare di rifarlo. Allora, con un filo grosso, un golf da orsetto molto piccolo potrebbe risultare non piacevole, poi è tutta una cosa da provare. Certo che questa circonferenza è veramente piccolina. In questo caso perché io ho fatto il golfino aperto? Perché sì, avrei dovuto farlo tutto col gioco di ferri. Io ho un pessimo rapporto col gioco di ferri e quindi piuttosto ho lavorato avanti e indietro e ho fatto un cardigan, d'accordo? È sempre lavorato in pezzo unico, è sempre lavorato dall'alto verso il basso. In questo caso gli ho fatto uno smerlo con l'uncinetto che c'era anche nel primissimo, ma ribadisco appunto, poverino, è nato male, è stato disfatto. Ho dovuto riprendere le maniche per fare le maniche lunghe. Questo per dire che se avete un orsetto molto 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 piccolo forse non è il primo lavoro da fare, cominciate con orsi grossi. La mia l'avete riconosciuta tutta, è vero? È una dei conigli venduti da Action, è una cosa che potete reperire tranquillamente, un orso nuovo, un coniglio nuovo. Devo regalarlo a una bambina che ci giocherà, va bene il salvataggio orsetti sperduti, però un orsetto, è vero che io li tratto, li lavo, ma diventano più degli oggetti da collezione, delle cose da lasciare così. Una bambina che, vabbè,
questo è già abbastanza grande da non ciucciare più gli oggetti, però un bambino molto piccolo io non ho certezze di cosa è successo prima agli orsetti che salvo, quindi quando lo regalo ai bambini è un orso nuovo preso apposta. Siamo al punto della lavorazione del golf. Abbiamo fatto i giri a coste, da adesso cominceremo a lavorare a maglia rasata, quindi un pensiero ce lo togliamo, ma cominciamo a fare gli aumenti. I segni degli aumenti dobbiamo metterli prima di cominciare il giro. Qua entrano in scena i nostri marcapunto e andranno messi con uno schema preciso, che adesso vi dico. Allora, un po' di appunti. In realtà io ho molti più appunti, molti più schemi di così. La prima riga era la sequenza di punti consigliata dal modello originale, quindi con una proporzione umana di golf, ok? Prevedeva un marcapunto, 7 punti, un marcapunto, 11 punti saltati, vuoti, un marcapunto, 7 punti, un marcapunto, 11 punti, 4 marcapunto. I marcapunto cosa vi devono segnalare? Questa riga qui di punti, quella dove si va a fare gli aumenti prima e dopo. È un modo per dirvi attenzione, qui dovete fare qualcosa. Lo potete vedere anche guardando il giro prima, ma in quel modo dovete continuare a tenere un'attenzione troppo alta, il rischio di sbagliare c'è. Invece se avete il marcapunto è un richiamo più concreto. Quindi questo qua è stato fatto con quella distanza fra maniche, no, neanche questo qua, scusate. Questo qua. Vedete che c'è tanta manica e meno davanti. Su un umano sta bene, su un peluscino è un po' striminzito. Questo era striminzito anche per altre cose. Questo è stato un fatto di testa mia e niente di che, ma vedete qui la linea degli aumenti cade in corrispondenza della costa a dritto. Qui cade in corrispondenza della costa a rovescio. Si poteva far di meglio, non è bellissimo. Quindi torniamo al sistema del modello. In questo caso ho ridotto lo spazio delle maniche, lo vedete, questo è la manica, a favore del davanti e del dietro. Nell'esperimento in rosa ho ridotto i punti delle maniche e ho aumentato, ne ho tolto uno di qui, ne ho messo 2, cioè ne ho tolto, vabbè, insomma, fidatevi. Da 7 sono passata a 5 e ho portato a 13 i punti per il davanti e il dietro. Oggi voglio fare una cosa ancora più estrema sulle maniche, quindi saranno solo 3 punti per le maniche e saranno ben 15 per il davanti e il dietro. Cosa fare voi? Lo guardate alla fine di questo spezzone, quando vi dico fa schifo oppure funziona, ok? Lo sapete che con me dovete fidarvi, ma fino a un certo punto. Quindi, questo è il mio marcapunto, questo è il primo punto del nuovo giro. Io nel punto precedente, non su quello che dovrò lavorare, vado a mettere la mia chiocciolina. Proprio a cavallo del punto, si vede? Ok, conto 3, il quarto, l'1, sarà di nuovo un punto a dritto. Mi piace molto questa divisione perché mantiene sempre su una costa 2 a 2 la raglan su una linea che prosegue bene, che è bello da vedere. Adesso dobbiamo contare 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Potrebbe essere troppo, ribadisco, prima guardatelo. Questo è il mio nuovo segno del raglan. Di nuovo 3, 1, 2, 3 e l'ultimo marcapunto. Adesso vediamo cosa succede quando arriviamo a quel segno, perché oggi vi faccio fare uno step in più sugli aumenti. Ho finito il mio giro, sposto il segnagiro e ho il punto con il marcapunto, siamo subito nel vispo del lavoro. Io devo fare un aumento prima e un aumento dopo questo segno. Vi ho fatto vedere un aumento gettando, non lo so perché nel video continuavo a dire lanciando, portate pazienza, è vero che gettare e lanciare è simile in certi campi, in questo no, si dice gettato, non lo so perché quel giorno ero così confusa. Vi ho fatto vedere che si getta il punto così, ma
Se gettiamo il punto in quel modo, quando poi andremo a lavorarlo creerà un motivo che da una parte segue l'andamento del lavoro, dall'altra risulta storto. Quindi, prima, nel modello troverete una descrizione un po' farraginosa. Io vi faccio vedere come lo faccio io. Col modello avete anche un'altra campana, magari vi trovate meglio con le spiegazioni del modello. Allora, normalmente il punto si getta così, passando da davanti al ferro a dietro, aggiungendo un filo. Prima del marcapunto io lo aumento passando da dietro al ferro a davanti. Lavoro il punto con il marcapunto e poi il secondo lo getto nel modo normale, quindi passando da davanti a dietro. Aspettate, lavoro anche quello dopo, così vi faccio vedere bene. Adesso stiamo lavorando tutto a maglia rasata. Se io vado ad allargare i punti, io spero che si veda abbastanza, vedete che uno va in una direzione e l'altro va nell'altra? Questo dopo ci farà ottenere un disegno, questo forse si vede bene perché è bella definita la maglia. Lo vedete qua che il punto aumentato di qui apre all'esterno da una parte, di qui apre all'esterno dall'altra, altrimenti io qua l'avrei avuto che andava di nuovo nella stessa direzione di questo, sarebbe stato un po' meno bello da vedere. Sono d'accordo che è una cosa sulla quale si può farsene una ragione, ma così è più bello. Quindi se intanto cominciate a ragionare nel modo giusto è tutto un vantaggio per i lavori dove sarete più esperte. Quindi adesso lo rifacciamo, tanto abbiamo solo 3 punti, fra uno e l'altro è veloce. Abbiamo fatto il primo punto, il secondo punto, il terzo punto. Ora siamo di nuovo al punto col segno. Quindi primo gettato passando da dietro al ferro al davanti del ferro. Lavoro il punto della mia costa e andrò a gettare il secondo passando dal davanti al dietro del ferro. Questo è quello che dobbiamo fare 4 volte per giro. Al primo giro faremo un aumento, al secondo giro lavoreremo l'aumento. Come? Qui è quello che vi dicevo prima, solo che adesso o lavoro o vi spiego. I punti gettati si possono lavorare o normali e creano un buco o ritorti e creano una trama più piena. Oggi la tecnologia non è dalla mia parte, continuo a sbagliare la sequenza delle riprese, arriveremo in fondo lo stesso. Allora, ho chiuso il giro con gli aumenti, è il momento di chiudere. Io voglio che non si creino buchi, ma questo vuol dire che li devo lavorare a ritorti, ok? Sempre a dritto, ma in modo che creino una sorta di X, in modo da non lasciare il buco. Qui se lo prendo da sopra, vedete già che si allarga. Cosa devo fare? Devo andare a prenderlo da dietro. Qui tra l'altro no, fermi, ho dovuto disfare e adesso l'ho caricato sbagliato, scusate. Ecco, così, il punto si presentava così prima del mio ultimo disastro. Se io lo prendo da sotto, si crea il buco. Quindi cosa devo fare? Devo prenderlo da sopra. Lo so che è il contrario di quello che vi ho fatto vedere nel video sugli aumenti, ma abbiamo caricato il filo al contrario di quello che vi ho fatto vedere. Quindi la parte prima del marcapunto si chiude ritorta andando a prendere la parte davanti del punto. Questo vabbè lo lavoro a dritto e qui non ci sono dubbi. L'aumento dopo si chiude come vi ho fatto vedere nell'ultimo video, quindi prendendo la parte dietro del punto. La differenza è solo quella, poter creare il movimento ad aprire che vi spiegavo. Adesso facciamo i 3 punti centrali, ovviamente adesso aumenteranno ogni volta di 2, sia al centro delle maniche che al centro del davanti e del dietro. Siamo di nuovo a un aumento, ma vi rendete conto subito, se lo lavorate così, lo vedete già che si crea un gran foro. Invece se lo prendete da qua, il punto rimane bello chiuso. Un punto dritto normale e chiudo anche l'altro. Adesso finirò il giro chiudendo tutti i punti. Al giro successivo farò di nuovo gli aumenti. Non sto a farvi vedere tutti i passaggi perché sono davvero ripetitivi. Dovremo fare un totale di 7 giri di aumenti, così come abbiamo visto fare adesso. L'aumento ad aprire, cioè l'aumento dove getto il punto, il giro dopo dove chiudo il punto, nel mio caso
a ritorto per non creare il buco. Se voi lavorate senza torcere il punto, senza girarlo, vi si crea questa fila di forellini. Non è giusto, non è sbagliato, deve piacere a voi e deve avere senso nel lavoro che state creando. Questo potrebbe creare una greca, un motivo decorativo. In questo caso ovviamente bianco su bianco non si vede, ma avevo fatto il traforato, questi sono aumenti chiusi che creano il buco e fanno un piccolo decoro traforato. Un aumento lavorato che crea il buco è quello che vi fa l'asola, ok? Questo qua è un aumento lavorato non ritorto. Potete scegliere voi. Ad esempio ho appena visto un bel progetto per un golf che voglio farmi che prevede le raglan lavorate non ritorte, quindi non è sbagliato. Non piaceva a me per questo progetto perché trovo che sia una magliettina un po' più pulita così, però nulla vieta. Quindi per 7 giri noi dovremo lavorare aumentando, per 7 coppie di giri, scusatemi, lavoreremo aumentando un giro e chiudendo il secondo. Arrivati alla 8, la apriremo normalmente, ma sarà questa riga qua, quella dove comincio la chiusura delle maniche. Ne parleremo a quel punto, a quel punto riprenderemo il lavoro insieme e faremo la 8 e la 9 dove il primo non è solo decorativo, ho fatto 2 giri a legaccio perché questo la tiene anche abbastanza piatta, perché sennò potrebbe arricciarsi un pochino ed essere sgradevole da vedere. Ma in buona sostanza, fra l'aumento numero 8 e l'aumento numero 9 chiuderemo le maniche. Gli aumenti, la quantità di aumenti tutto sommato mi soddisfa, quindi quella la tengo uguale. Come vi dicevo prima, probabilmente aumenterò di almeno un giro la lunghezza del golfino complessiva, perché secondo me è appena tirato. Ma adesso questo è il giro dove chiudo il primo giro di aumenti. Al prossimo giro farò il secondo giro di aumenti, poi chiuderò. Poi farò un giro di aumenti che sarà il terzo e chiuderò. Via così fino ad arrivare al settimo giro di aumenti e chiusura tutto a dritto. Poi ci ritroviamo. Ho fatto i miei 7 giri, 7 coppie di giri, giro di aumenti e giro di chiusure, lavorando il punto ritorto. Ho già fatto la prima parte dell'8º giro, quella dove aumento. Adesso devo fare la parte dove chiudo i punti lavorando i ritorti, ma cominciamo a fare anche la chiusura delle maniche, cominciamo a fare questo motivo. Sarà la prima delle 2 coste che andremo a realizzare per creare un po' di decorazione sulla nostra manica, ma anche una struttura che la tenga bella dritta. Questi 3 golfini sono anche già stati un po' schiacciati col ferro, ma se noi facessimo solo la maglia rasata, in questo punto tenderebbe ad arrotolare verso l'alto, che non è tanto bello da vedere. Allora, quindi arrivo fino al mio punto del raglan. Ho il punto, scusatemi, in tutto questo non ricordo se ho mai detto che la parte dove c'è il marcapunto è la schiena del nostro orsino, manica davanti, manica e appunto schiena. Quindi io ho fatto il pezzettino dietro della schiena, lavoro il mio punto a dritto ma ritorto, il punto del raglan è ancora dritto, adesso arriva la parte più antipatica da fare. Dobbiamo lavorare a rovescio. Ovviamente il punto qua andrà lavorato sì ritorto ma a rovescio. Tutti i punti compresi fra le 2 raglan saranno da lavorare a rovescio. Adesso come vedete sono passata anch'io alla mano destra, ma solo per comodità. Si fa tranquillamente una mano destra con la mano con cui di solito non carico il filo. Si fa tranquillamente così, è solo che in alcuni punti, quando faccio particolarmente fatica, anch'io mollo questa versione e torno all'altra. Quindi tutti a rovescio fino ad arrivare al raglan. Quindi l'ultimo punto, quello da lavorare di nuovo ritorto, sarà a rovescio, il punto del raglan sarà a dritto.
ci siamo, o apply a rovescio, se no dopo si vede, via. Diciamo che è una cosa sulla quale si può far pace. Ecco, ad esempio faccio una fatica tremenda io con questo sistema a fare il ritorto. E questo è la linea del raglan, si ricomincia a lavorare a dritto. Cosa faremo? Adesso fatemi fare questi 2 punti solo per non perdere l'aumento. Faremo a dritto tutta la parte del davanti fino al punto del raglan. A rovescio di nuovo la parte fra le due mani, cioè la parte fra le due raglan della manica, a dritto fino alla chiusura del giro. Faremo il nono giro di aumenti tutto a dritto normale, come sono stati fatti tutti quanti. Il giro dove abbiamo aumentato è sempre stato tutto a dritto. La chiusura del nono giro di aumenti vedrà la chiusura delle maniche. Quindi ci ritroviamo a quel punto quando avremo fatto il nono giro di aumenti, cominciato il nono giro di chiusure, vi farò vedere come chiudiamo, però in buona sostanza chiuderemo i punti, faremo il sistema a catenella per chiudere i punti del pezzetto delle maniche. Adesso portiamo avanti il lavoro. Eccoci, ci siamo. Ho già lavorato, ritorto il punto dell'aumento, questo è il punto del raglan. Ora ricomincio a lavorare a rovescio, ma devo anche chiudere, complichiamo, niente di che. Allora scusatemi, io lo so che mi dilungo sempre tanto, chi è già bravo tanti pezzi li può passare via veloci, lo so, ma mi metto nei panni di chi invece magari vuole cimentarsi per la prima volta, già non ha tante competenze. Da solo a casa mi sembra che a dare le istruzioni bene passo passo diventa un aiuto. Lo so che sono noiosa, mi dispiace, portate pazienza. Allora, ho lavorato i primi 2 punti a rovescio, il primo ritorto, il secondo normale. Adesso devo chiudere con le catenelle, come abbiamo visto nel corso, quindi il punto precedente lo faccio cadere sull'ultimo. Quello che dobbiamo fare a tutti i punti, compresi fra i 2 di raglan, che invece sono stati lavorati a dritto e sono rimasti al loro posto, adesso ve lo faccio vedere. Quello della raglan era questo, lui è stato lavorato a dritto e non gli è successo niente. Tutti gli altri li lavoriamo a rovescio e mano a mano li chiudiamo. Alla fine verrà un bel bordino con una costa da maglia legaccio, perché questo lo stiamo lavorando a rovescio, che appunto decorerà la nostra manica, ma intanto, mannaggia, questo filo ogni tanto si apre, si fa una fatica. Non ho scelto il filo migliore, ma come se al dorsino potesse importare, visto che è primavera, è una maglietta a maniche corte, quindi non potevo farla di lana, ho voluto farla di cotone, siate pazienti anche per questo. Ho tutta una serie di idee tutte mie. Perché continuo a parlare intanto? Perché voglio farvi vedere l'ultimo punto. Ma mi sa che devo disfare per andare a recuperare questo qua dove ho tirato un filo. Scusatemi anche per l'ultimo pezzo dove il volume non era lo stesso di ora, ma non mi sono ricordata di mettere il microfono. Ci sono troppe cose da ricordarsi quando si fa un video. La prossima volta vi faccio venire tutte qui a casa mia e lavoriamo tutte insieme. Tanto vedete che la manica si sistema. Ah, ecco, mentre lavoro l'ultima che un altro po' di nozioni. Io parlo di 8, 9 giri di aumenti, ma non è automatico. Ve l'ho detto prima, è relativo al mio pupazzo. Tra l'altro, vale se usate questo filo su quel pupazzo, perché un altro orsetto grosso potrebbe avere una forma diversa. Mi è capitato di dover fare dei pupazzi, dei maglioni per dei pupazzi che avevano il davanti e il dietro di dimensioni diverse, perché magari avevano o le braccia molto indietro e la pancia molto grande, quindi la schiena era poca e la parte del davanti era tanto, o viceversa, che avevano le zampine, ho fatto un procione che aveva le zampine molto spostate in avanti e la schiena invece era molto ampia. Quindi non vale nessuna regola, sono pupazzi, dovete un po' costruirglielo addosso, però appunto il primo si prova e poi si cerca il pupazzo a cui va bene, dal secondo si pianifica. Allora, sono arrivata all'ultimo punto compreso fra le raglan, che è quello più antipatico di tutti, ma le chiusure, adesso ho lavorato l'ultimo punto prima del raglan,
faccio cadere il punto precedente, ma questo è ancora un punto da chiudere, ok? Quindi adesso lavoro il punto del raglan a dritto e ci faccio cadere sopra l'ultimo punto di quelli della manica. Adesso la manica, vedete che tende ad arrotolarsi anche se gli abbiamo fatto il legaccio, tende a fare questo lavoro. Questo, quando poi sarà chiuso, lo farà pochissimo e soprattutto appunto io di solito una schiacciatina leggera leggera di ferro gliela do per dargli la forma che dico io. Ora finisco il giro, chiudo anche l'altra manica. Il giro successivo lo facciamo insieme perché di nuovo ci sono dei passaggi da vedere con calma. Ho chiuso, ho staccato fisicamente tutte e due le maniche, come faccio a farvelo vedere? Così. Ho chiuso le parti delle due maniche. Ho lavorato tutto il giro, ho cominciato il giro successivo e mi sono fermata appena prima del sottomanica. Perché? A questo punto, se voi state leggendo il modello che vi ho allegato, vi dirà di gettare dei punti. Nella persona non si può attaccare proprio la manica sotto l'ascella, verrebbe troppo aderente. Cosa si fa? Si fa scendere, si arriva in modo che la manica scenda sotto al braccio, ma si gettano dei punti che compensano la distanza dei due lati della manica. In un orsino si può fare, ma viene fin un po' slabrato, non è bellissimo perché di solito in questo punto del braccino dell'orsetto, in quasi tutti, il braccino è proprio magro, è poco consistente perché serve a dargli il movimento. Quindi io, qua ragazze, gusto mio, io li chiudo attaccati. Lavoro insieme, praticamente faccio una diminuzione col primo e l'ultimo punto della manica, sottomanica, quelli che erano i punti del raglan, ok? Li lavoro insieme. Quindi a quel punto il golf potreste farlo scendere dritto. Questo funziona bene se avete un golfino un orsetto, un peluscino magrino. Il mio peluscino di oggi si allarga un po' a pera, quindi in questo caso basterà l'aumento che vi farò fare adesso, ma potrebbe essere necessario fare anche più aumenti, portare il golfino ad aprirsi di più, a scampanare un po'. Allora, vi faccio vedere, perché in tutte le mie prove, qua ho fatto solo un aumento, anche qua, anche se questo è un po' più piccolino. Questo era chiaro che era piccolino, ma non mi rassegnavo, quindi di aumenti ne ho fatti, di giri di aumenti ne ho fatti ben 3. Vedete che sotto la manica c'è questo piccolo elemento decorativo, perché è come se fosse di nuovo una di queste linee di raglan, con un aumento prima e un aumento dopo. E se ci fate caso, si vede che il golfino va fuori in diagonale e poi va giù dritto. Non lo farò più, farò solo un punto di aumento e adesso vi faccio fare tutto. Ma perché vi ho detto tutte queste cose? Perché potreste non farlo, potreste fare solo il sormonto che farò sotto la manica. Adesso io vi faccio vedere il peggio, quindi. Allora, mancano 3 punti. Ne lavoro uno, ne lavoro un altro, getto un punto come abbiamo sempre gettato, è uno da una parte e uno dall'altra. Adesso questi due li lavoro insieme a diritto, come per fare le diminuzioni. Tenete ben teso questo è un punto dove va teso bene. Faccio il mio nuovo gettato e continuo a lavorare. Questo farà sì, prima di tutto, che non avrò diminuito, perché sennò un punto qui l'avevo tirato via, invece ne ho aumentati 2, quindi va lì va là un po' compensato. Avendo fatto la prova so che basta. Lo farò anche sotto l'altra manica e questo permetterà al golf di mantenere un po' la linea morbida. Poi il golfino un po' si lascia andare, l'orsino un po' si schiaccia, andrà bene. Tra l'altro voi non potete sentirlo, ma stesso cotone, stesso ferro, stessa persona e quasi la stessa mano, perché l'ho fatti nel giro di non tantissimo tempo, questo è rigido, questo è morbidissimo. Delle volte anche proprio il bagno di colore fa tantissimo sulla morbidezza del filato e di conseguenza del capo finito. Ora vado fino all'altra manica e ve lo faccio rivedere perché questa parte qui è un po' astrusa, però in buona sostanza potreste fare solo il sormonto dei 2 punti. Se avete un orsino, un peluscino col corpo magro non vi serve aumentare ancora, dovete un po' studiare il vostro peluche. Ribadisco, di solito non se ne ha mai uno da vestire, io preferisco fare i golfini e poi aspettare di trovare il peluche a cui stanno bene.
Questo è il momento in cui si potrebbe dover valutare di ridurre di nuovo il ferro circolare, perché io so che i punti che mi rimarranno compenseranno la mia circonferenza da 40 centimetri. In questo momento questo ferretto è da 40 centimetri, ma se voi steste lavorando su un peluche più piccolo potreste dover tornare a una lunghezza di ferro circolare inferiore. Questa è una valutazione che dovete fare voi. Intanto sono quasi arrivata al nuovo sottomanica e ci prepariamo al gioco di aumento, diminuzione, aumento, perché a tutti gli effetti è quello che abbiamo fatto. Ultimi 3 punti, quindi ne lavoro 1, ne lavoro 2. In pratica sto continuando a lavorare sulla linea del raglan, faccio l'ultimo aumento del raglan a tutti gli effetti, quindi aumento, lavoro insieme i 2 punti, quello prima e dopo le 2 raglan della manica, aumento e vado avanti fino a chiudere. Da adesso in poi saranno solo giri a dritto. Adesso mi riconto quanti ne devo fare, però lo provate a infilare sul vostro orsino, collabora, è più collaborativo di sicuro di un bimbo o di una persona, e valutate mano a mano che andate avanti. Dovete sempre ricordarvi che poi ci saranno almeno 2 o 3 giri di coste a chiudere, da non farlo né troppo corto, perché dopo se c'ha la pancia fuori non sta tanto bene, ma neanche troppo lungo, perché poi sotto, voi l'avete già visto in realtà, quindi è inutile che faccio finta di non dirlo, gli metteremo una bella gonnellina e se è troppo lungo la copre tutto, non ha tanto senso. Però in buona sostanza per i prossimi giri tutti ferri a dritto fino alla lunghezza desiderata, per poi poter fare, io qua ne ho fatti 3 da un pochettino più di corpo, 2 o 3 giri di maglia a coste per la chiusura. Ed eccoci all'ultimo giro, dai che il peggio è andato. Ho finito ho fatto la quantità di giri a maglia rasata necessaria per ottenere la lunghezza che volevo. Ho fatto 3 giri a coste, quindi un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio, e ora chiudo. Chiudo col solito sistema che abbiamo già visto nel corso a catenella, lavorando i punti a dritto e i punti a rovescio. Quindi questo è il primo punto, lavoro la prima volta devo lavorarne 2 e poi comincio a far cadere ogni volta il punto che rimane più indietro. Adesso se collaborano non cadono tutte e 2. Questo fino a chiudere il lavoro. Basta, di cose da fare non ce n'è più, il golf è finito, vediamo magari solo come chiudere il filo, ma quello è sempre lo stesso sistema di farlo passare a rovescio un paio di volte in una direzione e nell'altra. Dopo ragioniamo magari un secondo su cosa si può fare ulteriormente per decorare il nostro golfino. Ricordatevi di non tenere troppo teso il filo, perché altrimenti ottenete un bordo rigido e dopo strizza in vita il nostro povero peluche, d'accordo? Lavoro finito, si può tagliare il filo e con un ago da lana chiudiamo. Ah, ecco, golfino da peluscino, ma ne è andato 50 grammi quasi, cioè ne è avanzato veramente poco, quindi va bene per far fuori i gomitoli avanzati, ma non fidatevi se è già solo mezzo gomitolo, a meno che non abbiate un peluscino davvero piccolino. Adesso io semplicemente, come per l'uncinetto, ma come per tutti i lavori che abbiamo fatto a maglia, cerco di fare la chiusura più invisibile possibile, andando a passare sotto con la maglia, tendo a lavorare meglio così, sotto al punto successivo e tornando all'interno del punto lavorato, ovviamente facendo uscire il filo a rovescio. In questo modo compenso la linea dei punti. Secondo me è una cosa che si nasconde abbastanza bene. Se le prime volte viene stortignacola, l'importante è fare un po' di pratica. Un nodino sul rovescio e poi cosa faccio? Vado a infilare all'interno, a passare nell'interno del lavoro il filo, perché se taglio qua si disfa. Vabbè, il primo pezzetto sfrutto la costa della lavorazione di chiusura. Dopo, all'interno della maglia rasata, un trucco per farlo vedere il meno possibile è muoversi in diagonale, non dritti. Quindi prendere le gobbette in diagonale, qualche punto all'andata,
qualche punto al ritorno e dopo si può tagliare il filo. Quando tirate, ovviamente assicuratevi di non tirare troppo, di far sì che sia giusto, né troppo teso né troppo molle, così che poi alla peggio durante il lavaggio, se anche si muove, non scappa fuori o perlomeno vi dà il modo di recuperare senza avere il ciuffettino che si vede al dritto, che è una cosa che a me dà un fastidio tremendo. Boh, il golfino è finito. Adesso, nel caso, potete decidere di dargli appunto una leggera schiacciata con un ferro. Questo è il momento di decidere anche se volete ulteriormente decorarlo con un ricamo. Devo confessare, qua lo confesso davanti a tutti voi pubblicamente, io ho un sacro terrore della lavorazione a più colori. Non ho ancora provato, perché ovviamente un golfino così, col bordino, con un fiorellino, una fragolina, un funghetto, era fantastico, ma non ho ancora affrontato l'argomento, quindi ci arriveremo, ma con calma. Un'altra soluzione potrebbe essere, ho detto la fragolina, quella di andare ad applicare una piccola toppa con le termoadesive dei vestiti, ovviamente più che stirarla meglio cucirla, è un'alternativa per decorare in modo semplice il nostro golfino. Io le colleziono ovunque, le trovo, le prendo. Questa credo che sia di Teddy. Pensate, adesso questo non è un colore natalizio, ma avete fatto il golfino natalizio per il vostro orsetto, una bella rennina, un pupazzo di neve, un fiocco di neve nel centro, rende subito l'idea senza particolare fatica. Se no, se siete bravi a ricamare col punto maglia, un bel ricamino. Potremmo magari una volta fare anche solo quello. Il golf l'abbiamo fatto, la prossima volta studiamo come ricamarlo, come decorarlo. Ma questo è il momento di provarlo sulla nostra coniglia e vedere se tutti i miei calcoli hanno funzionato. Allora, Clotilde è pronta per l'ennesima volta a farsi maltrattare, ne ha provati 8000 ormai di golfini, è rassegnata. Allora, si può fare un po' di fatica, cioè se anche il collo è un po' stretto, il peluche si lascia un po' modellare, quindi nessun problema. Il problema è se volete fare che sia, cioè se è un oggetto da mettere su una mensola di bellezza, nessun problema, lo vestite la prima volta e fatto. Se volete farlo che un bambino possa davvero giocarci, magari non fate che sia, rendetelo il meno difficile possibile. Questo va su senza troppa fatica, cioè poteva essere più semplice, ma non è terribile farlo passare per la testa del coniglio. La vita non stringe, che era quello che mi preoccupava di più. Tutto sommato la misura delle spalle, delle braccia funziona, mi piace, ci sono tante prove da fare quando gli prendete le misure. Il collo è rimasto un po' a vita alta, a collo alto, insomma, a vita alta no, ma era il modello, doveva essere molto più largo, nella realtà era fatto per una persona con collo magro e le spalle larghe. Il peluche ha il collo largo come le spalle, c'è poco da fare. Ora Clotilde avrà una gonna e, come tutte le cose che vanno fatte per un peluche, non ha una misura standard. La sua gonna iniziale doveva avere questa stoffa che io adoravo, ma era un pezzetto, era uno strofinaccio. Il pezzetto aveva delle misure fisse, non potevo farlo più, non avevo un pezzo più largo di questo, e quando poi l'ho visto finito, insomma, come dire, ci manca parecchio, quindi abbiamo ripiegato su un'altra gonnellina. Questa invece sono stata a fare tutti i calcoli. Nel caso ditemelo se mi interessa vedere anche come fare le gonne, non che sia un lavoro particolarmente complesso, ma ecco la nostra gonnellina, tutto fatto per essere in coordinato con i colori, col golfino, e qua vedete quello che vi dicevo, che deve sormontarlo, ma non troppo, se no poverina la gonna sparisce. E direi che per oggi siamo arrivate in fondo al video. Fatemi sapere se qualcosa non è chiaro, se volete vedere come ricamare o come fare le gonnelline, ma soprattutto adesso aspetto le foto di tutti i vostri golfini e dei vostri peluche vestiti.